trovo a Strasburgo. Aspetta che trovo un angolino più carino. Ok. Strasburgo è la sede del Parlamento europeo e io sono qui per scoprire che cosa c'è dentro il Parlamento europeo, come funziona. È davvero pieno di burocrati? Beh, siamo in Francia e non mi stupirebbe. Qua mettono il burro ovunque. Non sono ancora riuscito a riprendere tutta la cattedrale, è stato l'edificio più alto al mondo per 2 secoli, ma non siamo qui a parlare della cattedrale e Parlamento europeo. Vediamo in mega sintesi come funziona. Noi in Italia eleggiamo i 76 parlamentari italiani che insieme a quelli dei vari stati andranno al Parlamento europeo di Strasburgo per discutere e votare le varie proposte. In totale parlamentari europei saranno 720 e si radunano 12 volte l'anno. Probabilmente oggi e probabilmente hanno preso tutti questo bus. Niente auto blu per noi. Piove, commissione ladra. Così però c'è il sole. Ah, l'inferno! Si è scelto Strasburgo perché si trova in Alsazia, che forse ricorderete insieme alla Lorena come una regione piuttosto contesa tra Francia e Germania. È un'idea simpatica farla diventare uno dei simboli dell'Unione Europea. Le Plouve. Ed eccoci arrivati al Parlamento Europeo. In alto a destra sembra ancora in costruzione, non perché abbia usufruito del bonus facciate, ma per rappresentare l'Unione Europea che è in continua costruzione. Qua invece è davvero in costruzione. Eccoci dentro al Colosseo de Strasburgo. Se vi han detto che dentro si nasconde il mostro della Troika, non è vero, è solo una palla. Mi accingo ad entrare. Ci si ritrova in mezzo a un via vai di persone da ogni parte d'Europa. Chiunque può visitare gratuitamente il Parlamento. Alla fine è casa nostra, paghiamo ogni anno la bellezza di uno spritz per mantenerlo. Non uno spritz di Milano, uno spritz del Veneto, che in provincia costa ancora 3 euro. Io però, ormai mi conoscete, ho un permesso speciale per accedere alle parti riservate, così da potervi mostrare più cose. Ecco come si muove chi ha un permesso speciale. Mentre ora basta fare così, mi si apre tutto, ogni porta mi si apre. Senza permesso come potrei mostrarvi il bagno del Parlamento europeo, dello stesso designer del Ministero della Magia di Harry Potter? Sono stati chiamati content creator da tutta Europa perché il Parlamento ha realizzato che le persone, soprattutto i giovani, seguono sempre meno i media tradizionali e preferiscono affidarsi alle nuove realtà che nascono nel web. Questo perché, parlo da fruitore in prima persona, sui social posso scegliere un'alternativa più adatta alle mie esigenze, un'informazione che mi spieghi le cose, che non sia impettita e autoreferenziale, che non mi prenda in giro con titoli sensazionalistici e che possa avere un'opinione senza per forza essere disonesta intellettualmente. Grissimbon. Il Parlamento elegge il presidente della Commissione europea, che al momento è Ursula von der Leyen, da non confondere con la presidente del Parlamento europeo, che al momento è Roberta Metsola. La Commissione europea è quella che risiede a Bruxelles ed è tipo il nostro governo. Ha il compito di creare delle proposte di legge chiamate direttive o regolamenti, che poi il Parlamento europeo a Strasburgo discuterà, valuterà, in caso modificherà e approverà o meno. In verità lo farebbe insieme al Consiglio dell'Unione Europea, di cui non vi parlerò per rimanere sul semplice. Insomma, non si scappa, sia a Bruxelles che a Strasburgo c'è tutta gente che abbiamo scelto noi, direttamente o indirettamente. Ad accompagnare la Presidente del Parlamento ci sono i 14 vicepresidenti. E tenete a freno i vostri bollori, è arrivato a salutarci il vicepresidente più votato di tutti. Nessuno fa le veci della Presidente quanto lui. Il grosso del lavoro che non si vede avviene nelle tante sale delle commissioni tecniche del Parlamento, in cui si studia e lavora sulle direttive, in base alle modifiche che vengono votate. Adesso voto per rendere obbligatorio in Europa il bidet. E il voto finale avviene nel famoso emiciclo, quella stanza blu dove i parlamentari si radunano 12 volte l'anno. Sicuramente vi sarà capitato di vederlo, soprattutto quando un parlamentare si comporta da pagliaccio. Si tratta purtroppo di una vecchia tecnica elettorale per attrarre l'attenzione. Si rendono riconoscibili per raccogliere più voti. Basta approfondire 2 minuti per capire se vi stanno prendendo in giro. A farne le spese è la credibilità dei tanti che lavorano seriamente e senza schiamazzi, e che per questo avrete visto molto meno. L'entrata dell'emiciclo è sorvegliata da questi che penso siano massoni o forse sommelier.
Comunque dopo appena 2 giorni al Parlamento Europeo già ti senti a casa. Oh, guarda la Mezzola! Ehi Mezzola! How are you? Don't say a word. I know you are super busy. Thank you for your work and good luck. See you soon, See you soon. Hi. C'è la sala stampa dove i giornalisti lavorano in silenzio e l'area per le conferenze stampa dove vengono presentate le novità. In questo caso si parla della direttiva per tutelarsi dagli usi dannosi dell'intelligenza artificiale, primo regolamento al mondo. Siccome vuole tutelare parecchio anche i creativi, gli ho chiesto delucidazioni per capire se sarò davvero tutelato o se presto uscirà un Terminator che conquisterà la razza umana o peggio, copierà tutti i miei video. In quel caso meglio ribadire: non sono d'accordo. Questo è il parco giochi dei media, dove tutti sono a fare interviste con telecamere super fighe e nessuno si accorge che io mi sto filmando. Attenzione, rischio di andare addosso ad altre persone che fanno altre interviste. Si parla spesso di libertà di stampa. Qui il Parlamento offre a chiunque la possibilità di utilizzare gratuitamente le postazioni, le luci, le videocamere, le radio. Faccio un test, prova. Unione Europea. Gli studi alla TG di La 7, quelli alla Pomeriggio 5, persino prenotarsi delle crew di cameraman per produrre i propri contenuti. Nessuno viene arrestato o invitato a prendere del tè, neanche se dici di voler invadere San Marino. Si scherza, è San Marino borgo più bello d'Italia. Al Parlamento vengono accolte anche le varie lobbies che portano gli interessi delle grandi aziende, cercando di tirare acqua al loro mulino. I signorini. Qui i rappresentanti della lobby dei Maranza. Ci sono musei disseminati per tutto il Parlamento, compresa un'area interattiva dove puoi consultare nel dettaglio i dati dei parlamentari e i loro livelli di forza. Questa deve essere la sala dei disegni di legge. Ecco il mondo che vuole l'Europa. Non posso farvi vedere la mensa e i bar perché non si può filmare, quindi vi mostro solo il cibo. Ci sono piatti di tutti i tipi, a volte non so bene cosa ho mangiato, ma guardate i dolci. Aspetta, fatemi vedere una cosa. Io non capisco. Beh, ovviamente. Ecco cosa succede quando mangi troppa farina di grillo. Invece se mangiate a Strasburgo troverete queste cose. Tipico piatto dei burocrati. In conclusione ci hanno portati negli uffici al di là del fiume, dove si trova una terrazza nascosta con una bella vista e dato il brutto tempo ce la siamo trovata tutta per noi! Cin. E in questa bellissima terrazza in cui sta per cominciare a piovere e con il Parlamento Europeo alle mie spalle e la cattedrale di Strasburgo, edificio più alto del mondo 200 anni fa, ma non c'entra niente, il nostro viaggio finisce qui. Abbiamo visto che qui dentro non ci sono solo dei burocrati di Bruxelles, anche perché siamo a Strasburgo, ma delle persone vere che lavorano veramente e le cui scelte poi ricadono anche nella nostra vita quotidiana. Il Parlamento Europeo ha il lusso di poter fare quelle riforme sul futuro che i governi nazionali spesso evitano come la peste perché sono impopolari, ma ogni decisione ha bisogno del compromesso delle varie forze in campo per passare. Per questo fa davvero la differenza votare le persone che diventeranno parlamentari. Le previsioni dicono che le prossime elezioni potrebbero cambiare parecchio le carte in tavola e siccome i giovani votano sempre meno, sarà qualcun altro a decidere il loro futuro. Vi fidate, raga? Quindi vi lascio con un invito, andate a votare, non vi dico per chi, però per favore, votate bene, non votate in quel modo, votate se dovete votare male, state a casa piuttosto, però votate bene però.